Ciao e bentornato nel mio canale. Se sei nuovo, benvenuto. E allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati. Regalami un bel like e lasciami qui un commentino per farmi sapere se sei passato anche solo un cuoricino. È sempre ben gradito. Oggi parliamo di libri, di un libro che ero da moltissimo tempo che ti volevo recensire, che è un libro, un secondo libro che ha scritto Anna De Leo. Ti avevo fatto vedere precedentemente il primo libro che lei aveva scritto e l'avevamo sfogliato insieme. Oggi andiamo a sfogliare il secondo libro che ho comprato circa 2 anni fa, però poi non l'avevo sfogliato insieme a te, ed è questo libro qui, che è il libro di Gonne e Pantaloni di Anna De Leo. Questo libro è un libro che puoi trovare in vendita o nel sito di Icon Editrice, e ti lascio giù tutti i link per andarli a acquistare, oppure su Amazon, a tua scelta. Quindi lo trovi tranquillamente in vendita. E oggi andremo a sfogliare insieme tutte le parti di questo libro, che comunque è molto interessante. Parla appunto delle gonne, e quindi come confezionare la gonna, ma non solo, ma anche come disegnare la gonna su misura con il metodo geometrico, che poi è il metodo che io ho sempre utilizzato ed è il metodo, a mio parere, il più preciso in assoluto. Ho provato tanti metodi, chi mi segue da tanto tempo lo sa, però a mio parere il migliore è quello geometrico. Quindi non solo ti insegnerà la confezione, ma anche alla costruzione del cartamodello base e i suoi sviluppi. Quindi per sviluppi si intende tutte le tipologie di gonne che si sviluppano, appunto, che si disegnano partendo dal modello base. Quindi la gonna per esempio a trapezio, la gonna con degli spacchi e via dicendo. Quindi varie tipologie di gonne. E inoltre in questo libro troviamo anche una parte dei pantaloni, quindi la base del pantalone e poi gli sviluppi dei pantaloni. Quindi come fare per esempio da un pantalone base, come disegnare un pantalone in jeans, questo per fare un esempio. Quindi lo trovo un libro molto utile, soprattutto se vuoi imparare a cucire i tuoi capi seguendo proprio questo metodo e cucendoli su misura, quindi perfettamente adatti al tuo fisico. Quindi ti consiglio assolutamente questo libro. Il libro precedente che ti ho fatto vedere è questo, che è il libro di riparazioni sartoriali, sempre della stessa autrice, e anche questo libro lo puoi trovare sia su Amazon che sul sito di Icon Editrice. Ti lascio giù tutti i link per andarla a comprare ed è veramente utilissimo. Molti di voi l'hanno acquistato, io lo so perché me l'avete detto, e so che mi ascoltate moltissimo per quanto riguarda l'acquisto dei libri, e io dico sempre: comprate libri, perché i libri servono tantissimo per imparare la tecnica, per imparare varie tecniche diverse, perché una cosa magari vi viene bene con una tecnica piuttosto che un'altra. I soldi spesi in libri sono sempre i soldi ben spesi, io sono di questo parere. E oggi però andiamo a vedere il libro di Anna De Leo, Gonne e Pantaloni. Andiamo a sfogliare insieme Gonne e Pantaloni di Anna De Leo. Iniziamo subito a vedere la casa editrice è Icon Editrice, potete direttamente comprare al link. Inizia con cosa serve per iniziare, i punti di cucitura a mano, punti lenti o marche, il punto invisibile, quindi ci insegna inizialmente tutti i punti principali, gli aghi e filati proprio per i principianti, la macchina per cucire, con una piccola storia diciamo della macchina per cucire, con le parti principali della macchina per cucire, i punti di cucitura a macchina, la taglia e cuci, l'infilatura della taglia e cuci, le tensioni della taglia e cuci, regolazione della lunghezza del punto e regolazione del trasporto differenziale. Ho fatto tutti video nel mio canale dove ho trattato di questi argomenti. Prima di iniziare lo studio del modello, quindi la corretta presa delle misure, la giusta vestibilità e la tecnica, e poi iniziamo con la confezione. Quindi come il tessuto, come modificarlo prima del taglio, la posizione del cartamodello, andiamo avanti, imbastitura, diverse caratteristiche nella confezione, quindi tutto spiegato bene con dei disegni, delle immagini, disegno e confezione del cinturino con tutte le immagini fatte bene, sbieco in vista, modellistica e confezione delle gonne. Allora qui abbiamo la modellistica, quindi come realizzare su misura la gonna, quindi la gonna base. Gonna arricciata in vita con cinturino dritto, gonna arricciata, quindi all'arricciatura nella parte superiore con il cinturino, e come realizzarla.
Qua invece la gonna classica, questa l'abbiamo vista tutta nel mio canale. Qua c'è proprio come disegnare il cartamodello su misura, ecco qua, è la gonna proprio classica. E qua invece la minigonna. E qua è tutta la spiegazione su come realizzarla. Qua la gonna a tubino più lunga, gonna a tubino, e tutta la realizzazione della stessa, quindi anche dello spacco. La gonna svasata, il modello delle modelli della gonna svasata, eccoli qua. Confezione della gonna svasata ampia, che sta benissimo come tipo di gonna. La gonna a mezza ruota con il cartamodello da fare su misura, eccolo qua. La confezione, la gonna a ruota, quindi mezza a ruota con confezione e su misura, la gonna a palloncino, eccola qui, quindi tutta la confezione, come farla. La gonna a sirena, quindi che ha questa parte, diciamo, che rimane con il volant, ed ecco qua tutta la confezione. La gonna a balze classica, qua tutto così, tutta la confezione fatta bene passo passo. E poi la gonna a balze con baschina. Sarebbe piaciuto molto a me scrivere un libro così con la gonna a balze applicate, è veramente fatto bene. Poi è bellissima anche la carta che è stata utilizzata, morbidissima, bella, mi piace. Anche la carta è importante. Il volant, come fare una ricciatura, fare le ricciature. Questo lo possiamo utilizzare ovviamente per decorare qualsiasi cosa, anche una maglia, non so. La gonna a grandi pieghe, ecco la gonna a pieghe, ecco qua come effettuare il tutto. La gonna a piccole pieghe, più complicata rispetto alla precedente, e tutta la sua realizzazione. Vediamo qua. La gonna a portafoglio su misura e confezione, ed eccola qua terminata. La gonna asimmetrica, una gonna bellissima, molto scenografica, da sfilata di moda, adatta per esempio per andare a un matrimonio, ecco, per un evento importante. È veramente molto bella, ma anche realizzata secondo me in un tessuto non elegante. Può essere una gonna anche spiritosa. Ecco qua, questa è la gonna terminata. Io le ho fatte per le mie sfilate, anche per gli abiti da sposa. Gonna con strascico, eccola qui. Questa per esempio io l'ho realizzata perché ho fatto degli abiti da sposa. E qua è come proprio realizzarla. Abbassamento della vita, allora in questo caso come abbassare la vita, quindi ce lo insegna. Modellistica e confezione dei pantaloni. La seconda parte parla dei pantaloni, quindi tutti i pantaloni, diciamo, creare su misura, quindi breve storia del pantalone, poi come si misura, come si confeziona, come si disegna il pantalone base, e poi il pantalone classico. Qua c'è proprio il cartamodello, l'appoggio sul tessuto, la confezione, ecco qua. Poi il pantalone classico con le tasche, il classico con le tasche, qua tutta la confezione, anche qua, vediamo come applicare le tasche, ed ecco qui. Tasca ha un profilo, questa è la tasca ha un profilo che sarebbe questa qui, mentre questa è la tasca a due profili, quindi la classica tasca chiamata a filetto. Qua è proprio tutta la spiegazione, tanto gettonata su internet, che io non ho fatto il tutorial. Il pantalone a zampa che adoravo quando ero piccola, ma li adoro ancora, sono molto belli, e il pantalone a palazzo, che vabbè sono i miei preferiti. Pantaloni della tuta, anche questi sono molto belli, molto da realizzare. Qua abbiamo appunto il cartamodello, qua per la confezione, tutto ben spiegato, ecco qua. Questi jeans con tasche applicate, quindi se vogliamo fare i jeans, qua è tutto ben spiegato bene. Poi qua modellisca pantalone elastico skinny, quindi pantaloni che rimangono dritti, molto attillati, ed eccoli qua. Mi è piaciuto moltissimo questo libro, perché ci insegna proprio nel dettaglio una svariata gonne, svariati pantaloni che possiamo realizzare proprio seguendo le nostre misure del nostro fisico. Quindi non è importante che taglia abbiamo, non è importante che fisico abbiamo, ma possiamo crearci il nostro cartamodello proprio su misura e come confezionarlo. Quindi un libro assolutamente utilissimo.